Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Sono qui in compagnia di Alberta Ballanti di Pollici Rosa e stiamo per andare a girare un video molto pratico. Oggi, parlando di taleaggio, cerchiamo di dare qualche buon consiglio a chi ci sta guardando su quando fare le talee. Cioè andremo a vedere se c'è una sorta di mini calendario per i vari tipi di piante che noi hobbisti, possiamo fare. Cosa possiamo consigliare ai nostri amici, Alberta? Come periodo, soprattutto per il Sì, taleaggio? allora diciamo che parlando in generale di arbusti, il periodo migliore per fare le talee è quello estivo, quindi si va da metà giugno, fine giugno, fino a tutto settembre. Il materiale migliore, almeno sempre in caso di arbusti, è quello più giovane, quindi quello della nuova vegetazione, che però abbia subito una certa legnificazione, quindi che sia già un pochino indurito, tanto per capirsi. Infatti il materiale erbaceo sarebbe un po' a rischio marciumi perché chiaramente è molto più tenero, molto più fragile da un punto di vista vegetativo, e poi perché non ci sono ancora le condizioni per sviluppare le radici dal piccolo nodo Quindi che deve avremo. essere già un po', ci deve essere una parte lignea, Certo, giusto? esatto, ci deve essere già una parte lignificata. Ora, è chiaro che dobbiamo stare attenti, specialmente nel caso di arbusti da fiore, a non prelevare materiale che poi fiorirà, altrimenti pregiudichiamo la fioritura. Per esempio, nel caso delle ortensie, il periodo migliore è giugno-luglio, però dobbiamo prendere quei rametti che non fioriranno, quindi che non avranno il bocciolo, altrimenti toglieremo la fioritura. In caso di arbusti di vario genere, invece, a volte basta proprio prelevare un rametto da qualsiasi punto per fare una talea che abbiamo la quasi sicurezza che radicherà. Ecco, una cosa, parlavamo del periodo estivo. Vi sono delle piante che invece possiamo anche fare delle talee, perché tante volte ci viene la voglia, diciamo così, di fare la talea e non è propriamente estate, magari può essere appunto come adesso un fine ottobre. Ci sono delle piante che si prestano anche per l'autunno inoltrato o addirittura l'inverno? Sì, molti arbusti possono essere, di molti arbusti le talee possono essere fatte anche in questo periodo, sempre prelevando materiale giovane, parzialmente lignificato. È chiaro che i tempi di radicazione si allungheranno un po', perché chiaramente in questo momento la stagione non è la più propizia per la radicazione. Possiamo allora preferire di posticipare questo taleaggio a gennaio-febbraio, in modo da lasciare le talee il meno possibile esposte all'umidità, al freddo, anche se si tengono coperte sotto un telo di plastica. Quindi per tanti arbusti, per esempio cotoneaster, per esempio piracanta, spiree, questi arbusti da fiore, si possono fare le talee anche in gennaio. Si possono fare anche delle rose, per esempio. Le rose subito prima della ripresa vegetativa, la talea invernale ha un buon Quindi a attecchimento. febbraio, per dire, io Sì, posso fare la rosa? sì, anche se il momento preferibile è comunque giugno-luglio, in modo da avere materiale nuovo indurito, però vengono molto bene anche sul materiale invernale. In quel caso logicamente dobbiamo tenerla all'interno di una mini serra, Sì, sì, chiamiamola. quello generalmente si fa sempre, perché anche in estate è preferibile avere un ambiente chiuso con l'umidità che si mantenga abbastanza costante, e anche il calore, perché è importante anche il calore. Infatti nelle serre dove facciamo il taleaggio generalmente ci sono impianti di nebulizzazione che tengono l'umidità sempre costante, e le porte stanno chiuse anche se è molto caldo, perché il calore umido favorisce la germinazione. Quindi gli elementi principali sono calore e E umidità, umidità, sì. non il sole diretto, No? giusto? E bisogna avere un poco di pazienza in più Sì, se sì, siamo in inverno, sì, sì. logicamente, però Magari ci si può aiutare con alcuni prodotti radicanti che si trovano in commercio nelle agrarie più fornite. E sono ormoni vegetali che aiutano la pianta a... velocizzano un poco. Esatto, esatto. E forse in inverno sono più indicati. In estate generalmente non servono, perché
perché il materiale è nuovo e fresco e quindi ha più facilità nella radicazione. Allora, possiamo dire una sintesi che comunque le talee, se riusciamo a farle durante l'estate, quindi possiamo dire giugno-settembre, va bene sempre. È l'ideale, sì. Negli altri mesi, insomma, possiamo tentare appunto Sì. col cotonaster, con Sì. altri arbusti si può tentare, però bisogna prenderci un po' poco più più di calma, un poco più sì. di tempo. Alessandro, Alberta Ballati, le giovani talee cosa sono queste? Queste sono fotigne. Fotigne, guardate quante ce ne sono qui, vi salutano, vi rimandano al prossimo video e vi ricordano anche di mettere un bel pollice all'insù. Ciao e alla prossima!